Ciao, visto che il refashion con complementi in crochet va decisamente di gran moda per questa primavera e per quest'estate, ho deciso di farti vedere che cosa ho fatto sui jeans di mia figlia. Ho applicato un semplicissimo bordino. Tu puoi farlo di qualsiasi colore vuoi, puoi farlo dove vuoi, puoi farlo sulle tasche davanti, puoi farlo sulle tasche dietro, oppure puoi impreziosire un giubbino in jeans o puoi cambiare tipo di bordino, ne trovi tantissimi qui sul mio canale. Io oggi ti farò vedere come ho fatto questo in pochissimo tempo. Andiamo subito a vedere come farlo. Ho utilizzato del semplicissimo cotone mercerizzato, perché è quello che io preferisco, e in questo caso in bianco, un uncinetto da 1,75 nel mio caso, perché questi sono jeans da bambina, mia figlia ha 10 anni, e quindi le cuciture sono un pochino più piccole, ma su un paio di jeans da adulti o su un capo d'abbigliamento da adulti, secondo me puoi usare tranquillamente anche un 2. Che cosa andremo a fare? Andremo a con l'uncinetto ad entrare dentro questi punti e a fare una prima riga di maglie basse all'interno di questi punti qui. Nel caso in cui tu facessi fatica ad entrare, un pochino di fatica la farai ovviamente perché sono cuciture, ma nel caso in cui facessi troppa fatica usa un ago, quindi con un ago un pochino appuntito allargale almeno la prima volta. Io con questi jeans ho visto che riesco a farlo tranquillamente anche entrando subito con l'uncinetto. Io sono partita con il jeans al dritto, quindi prendo il primo punto, questo qui, entro con l'uncinetto, carico il filo e lo porto dall'altra parte. Ora cosa faccio? Entro direttamente nel secondo punto, carico di nuovo e faccio una maglia bassa. Tira il filo dall'altra parte per regolare la tensione del tuo lavoro. E continuo così, facendo semplicemente un giro di maglie basse. Quindi entro nel punto, entra sempre un pochino piano nel punto del jeans, perché soprattutto se sono jeans un pochino datati potrebbe cedere la cucitura. Quindi assicurati prima di fare questo lavoro che la tua cucitura regga, facendo il primo punto. Quindi continuo così facendo delle maglie basse in ogni punto. Ovviamente io sto facendo delle maglie basse, ma nulla ti vieta di fare delle mezze maglie alte, di fare delle maglie alte. La regola è sempre quella di sperimentare e ovviamente il lavoro cambia da capo a capo. Se dovrai, ehm, se dovrai fare una decorazione su un tascone di una giacca molto grande o di un jeans più grande, sicuramente potrai permetterti dei punti più voluminosi. Io in questo caso ho un paio di jeans taglia 9-10 anni e quindi devo andare a lavorare un pochino sul piccolo. Continuiamo quindi facendo un giro di maglie basse finché non arriviamo alla fine della nostra cucitura. Una volta arrivata all'ultima cucitura, questa è la penultima e ora faccio l'ultima, faccio 2 catenelle in aria, 1, 2 e giro i jeans, li metto sottosopra con la tasca verso di me, di modo da poter cominciare a lavorare il giro di ritorno. E che cosa faccio nel giro di ritorno? Nella base della mia catenella, che vale come primo punto, farò 3 mezze maglie alte, quindi carico, entro nel mio punto, carico di nuovo, porto fuori, ho 3 asoline e chiudo tutte e 3 e ripeto l'operazione altre 2 volte. Ovviamente io sto lavorando a mezza maglia alta sempre perché questi jeans sono molto piccoli, ma tu puoi fare lo stesso punto con la maglia alta, con la maglia altissima, come ti pare. Salti 3 punti, 1, 2, 3 e nel quarto fai una maglia bassissima
e ricominci di nuovo, quindi 2 catenelle, carico, entro nello stesso punto e faccio 3 mezze maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 3 punti e nel quarto vado a fare la mia maglia bassissima. 2 catenelle in aria e nello stesso punto 3 mezze maglie alte. 1, 2 e 3. 1, 2, 3. A me sarebbe piaciuto fare il bordino con i pompon, ma probabilmente è più adatto ad una giacca perché su questi jeans non rendeva molto bene. Sicuramente la prima giacca primaverile di jeans che mi capita tra le mani proverò a farlo. E come vedi si è formato il tuo bordino. Continua così fino alla fine. Eccolo qui il lavoro terminato, molto semplice, in cotone, ti consiglio di usare il cotone, che così lo puoi buttare in lavatrice insieme ai jeans senza nessun problema. E ora sta a te decidere dove farlo, puoi farlo sulle cuciture delle tasche oppure dietro, magari qui noi dietro avevamo già applicato una granny, quindi mi sembrava un pochino esagerato, oppure su una borsa, su una giacca, su quello che ti va. Se questo tipo di video ti piacciono, mi raccomando, iscriviti al canale, attiva la campanella e dammi qualche suggerimento su quello che vorresti vedere. Buona giornata!